Caretta caretta è la tartaruga marina più comune del Mediterraneo. Si tratta di un rettile particolarmente affascinante, lontano parente dei dinosauri. Le femmine trascorrono la maggior parte della vita in mare aperto, ma per riprodursi tornano ciclicamente sulle spiagge natali. Pesca accidentale, inquinamento e il progressivo degrado delle spiagge in cui si riproduce rappresentano le principali minacce per la sopravvivenza della specie. La costa ionica della provincia di Reggio Calabria, detta anche Costa dei Gelsomini, è una delle aree riproduttive più importanti a livello nazionale. Su queste spiagge, ancora poco antropizzate, cioè con poca attività umana, si rinvengono ogni anno decine di nidi. È qui che Caretta Calabria Conservation svolge la propria attività pattugliando circa 100 km di costa alla ricerca di nidi da proteggere. Ciò comporta un grande sforzo per i singoli operatori attivi dalle prime luci dell'alba fino al tramonto. Il progetto che Caretta Calabria Conservation conduce è essenzialmente diviso in due parti. La prima parte consiste nella ricerca attiva dei nidi, quindi noi tutte le mattine alle 5 di mattina ci alziamo e percorriamo a piedi lunghi tratti di costa alla ricerca proprio delle tracce di emersione che la femmina lascia quando va a deporre il nido, mentre la seconda parte del progetto prevede invece il monitoraggio dei nidi, quindi monitoriamo i nidi alla schiusa in modo da garantire ad ogni piccolo la possibilità di arrivare a mare senza essere disturbato. Nel 2020 il personale specializzato di Caretta Calabria Conservation ha compiuto più di 3.000 km di monitoraggio, rinvenendo la cifra record di 65 nidi in una sola stagione. Inoltre, ben 5 femmine sono state marcate, di cui 4 dotati di trasmettitore satellitare per seguire i loro spostamenti post-riproduttivi nel mare. Questi risultati confermano la Costa Reggina come un luogo prediletto dalle tartarughe caretta caretta per la deposizione delle uova, ma la stagione riproduttiva appena trascorsa è stata caratterizzata anche da enormi sacrifici per lo staff tecnico, che a causa dell'emergenza Covid non ha potuto ricorrere all'aiuto di numerosi partecipanti ai campi estivi. Particolare attenzione viene data ai rapporti con la popolazione locale e con i pescatori. Questi ultimi rappresentano un presidio costante sulle spiagge e nelle acque costiere. Tuttavia, la loro attività può entrare in conflitto con la sopravvivenza delle tartarughe marine, ma con la giusta informazione si possono evitare, o almeno ridurre, i punti di frizione, lavorando insieme per la tutela del mare e delle sue creature. Quando emergono per depositare le uova, le femmine di Caretta caretta lasciano tracce molto caratteristiche sulla sabbia. Queste sono ben visibili soprattutto nelle ore immediatamente successive all'emersione, prima che il calpestamento dei bagnanti o l'illecito transito dei mezzi fuoristrada e dei trattori per la pulizia meccanica della spiaggia possano cancellarle. Le tartarughe a volte depongono in prossimità di attività antropiche che possono in seguito compromettere la covata, ma ci sono anche predatori naturali. Volpi e cani localizzano con facilità la posizione del nido grazie al loro olfatto raffinato per poi predarlo. Un rischio, sempre crescente, è inoltre rappresentato dal transito di grossi fuoristrada sulla spiaggia che per solo divertimento possono distruggere un'intera covata. Per questo motivo, un pannello di rete in acciaio viene posto sulla verticale di ogni nido rinvenuto. Le reti distribuiscono eventuali pressioni dall'alto, proteggendo le uova anche da zampe e musi curiosi ed affamati, permettendo allo stesso tempo l'emersione dei piccoli. Nonostante la Costa dei Gelsomini sia uno dei tratti di costa più selvaggi della penisola italiana, non è indenne dalla crescente presenza di rifiuti spiaggiati trasportati dal mare. Spesso il buon intento di enti pubblici e privati di pulire spiaggia con mezzi meccanici pone un ulteriore rischio per i nidi di tartaruga. L'unico modo sensato e rispettoso, ma anche faticoso per rimuovere i rifiuti dai delicati e fragili ecosistemi costieri è la raccolta manuale. Mentre nelle zone più selvagge si rendono i nidi più anonimi possibili, nelle zone molto frequentate da turisti e bagnanti, lo staff di Caretta Calabria Conservation
li protegge con recinzioni ben visibili. Questi svolgono una duplice funzione. Da una parte proteggono le uova, dall'altra sensibilizzano la popolazione alla riproduzione delle tartarughe marine. Verso la fine del periodo di incubazione, il recinto viene allungato fino alla battigia, proteggendo e facilitando il cammino dei piccoli verso il mare. Quando possibile, lo spettacolo dell'immersione viene così reso visibile alla popolazione e soprattutto ai bambini. L'emersione dei piccoli è il momento più atteso. Sono passati circa 2 mesi dalla deposizione delle uova e la protezione del nido è andata a buon fine. Le uova fertili si schiudono miracolosamente tutte insieme a distanza di poche ore. Le piccole tartarughe devono scavare per emergere in superficie, correre verso il mare e nuotare verso il largo. In questa fase sembrano dei piccoli robot programmati per raggiungere il mare e nuotare più veloce che possono. I rifiuti di plastica, che sempre più spesso si rinvengono sulle spiagge, ostacolano il cammino dei piccoli verso il mare, rallentandoli e facendogli spendere importanti energie. In mare, gli stessi rifiuti vengono ingeriti dalle tartarughe che muoiono dopo lunghe e angoscianti agonie. Per questo, Caretta Calabria Conservation è da sempre impegnata anche in attività di pulizia della spiaggia e nella segnalazione di discariche abusive sulla costa o nelle fiumare, che prima o poi portano tutto direttamente nel mare. Vedere i piccoli che raggiungono il mare e prendono il largo rappresenta una delle più grandi soddisfazioni. A raggiungere l'età riproduttiva saranno in pochi, ma ogni individuo che arriva in acqua e inizia il suo misterioso viaggio rappresenta una nuova speranza.